C'è qualcosa che va oltre il talento, oltre i gol, oltre le vittorie. È lo stile, la passione, il modo in cui un'idea diventa cultura. In questo percorso incontriamo uomini che prima ancora di essere campioni sono stati interpreti autentici dell'Italia nel mondo. Calciatori che hanno portato sui campi internazionali non solo le proprie qualità tecniche, ma un'identità fatta di eleganza, rigore, creatività e cuore. Dal Bernabeu a Stamford Bridge, da Monte Carlo all'India, ogni tappa è stata un'occasione per raccontare l'Italia senza usare parole, ma attraverso gesti, comportamenti e scelte. Sono storie di vita e di calcio, di sfide e di conquiste, ma anche di aneddoti, scoperte e piccoli dettagli che rendono unico lo stile italiano. Sono gli ambassador della Serie A, sono gli ambassador del Made in Italy. E un grande benvenuto a Marco Materazzi. Grazie. Marco Materazzi è uno di quelli che non si dimenticano. Figlio d'arte, cresciuto in un'Italia che gli ha insegnato cosa vuol dire difendere, combattere e vincere. Il suo stile è stato sempre unico, aggressivo, passionale, leale. Dall'Umbria all'Inter, fino a toccare l'apice con la maglia azzurra nella notte di Berlino. Ma c'è anche un'altra parte della sua storia, quella che l'ho visto partire per l'Inghilterra, poi volare in India, portando con sé ogni volta un pezzo d'Italia. Marco, tu hai rappresentato l'Italia in ogni senso. Allora ti chiedo, che cosa vuol dire per te portare la nostra identità fuori dai confini nazionali? Ma innanzitutto orgoglio, perché quando vai all'estero un po' sono un pelino invidiosi, ma cercano di rubarti i tuoi segreti, no? Che va dalla cultura, dal modo di vestirsi, dallo stile che tu hai dentro e fuori dal campo. Questo mi è capitato quando sono stato in Inghilterra, sono arrivato, erano i primi anni che avevano aperto le frontiere, quindi vedere uno straniero come se andava a rubarci, tra virgolette, il lavoro, no? Invece noi andavamo lì cercando, poi c'erano già Vialli, Zola, gente che aveva avuto modo di far conoscere l'Italia anche molto bene, perché hanno fatto la storia del Chelsea. Per me fu un'esperienza abbastanza dura, perché arrivai lì a Liverpool, come ben sai, il tifo è molto caloroso, però l'inglese è diverso da quello di Londra, quindi mi dovetti adattare. Io non parlando inglese l'ambientamento fu un po' tosto, duro, però mi servì molto perché mi diede l'opportunità di giocare in quella Premier League che stava allora crescendo, un po' come il percorso che sta facendo adesso la Serie A, che tanti anni fa era il campionato più ambito al mondo, adesso si sta riprendendo con tutti i passaggi che vengono fatti anche grazie alla Lega Serie A, perché è indubbio questo sdoganamento dell'Italia anche verso paesi, chiamiamoli incontaminati, come sta succedendo anche in India, come ho avuto l'esperienza io da allenatore, e in Inghilterra. Quindi quando arrivavo lì mi guardavano, io li poi li vedevo, perché nello spogliatoio quando entravamo c'era lo specchio lì, avevo messo, no? Quindi quando io entravo, se indossavo le sneakers perché dovevo andare con l'abito, anche all'allenamento non potevi andare con i jeans, non era ancora adesso loro vanno tutti con i jeans, cosa che facevo io magari nel 98, lì mi deridevano, io li vedo dallo specchio, io non ridete perché tanto sono furbo, non è che entro nello spogliatoio con gli occhi chiusi, no, allora loro si mettevano, oppure se mettevi il calzino lungo, quello calzino lungo sull'abito era il fumo negli occhi. Io ci giocavo, però secondo me adesso anche loro fanno quello che facciamo noi 20 anni fa, quindi possiamo dire stati noi precursori, ma quelli che un po' gli hanno aperto una visuale diversa sul mondo. E poi questa aneddotistica è sempre la migliore. Voglio fare però con te un piccolo passo indietro, perché di fatto sei cresciuto poi nel cuore del calcio italiano, prima Perugia, poi ovviamente l'Inter. Che cosa ti ha insegnato, no, l'ambiente italiano in linea generale, da un punto di vista della disciplina, del lavoro, cioè di fatto l'identità italiana nel calcio, che poi è qualcosa che evidentemente lo vedremo dopo è stato portato fuori? Ma mi ha dato tantissimo, perché io venivo già da una cultura, avendo mio padre allenatore, quindi sapevo anche i comportamenti che si devono avere e le difficoltà che ha un allenatore nel gestire 25 giocatori, adesso sono anche di più, ma prima magari erano 20. Tu da giocatore vai al campo, ti alleni, torni a casa, l'allenatore invece va al campo, allena 20 teste diverse e torna a casa con 20 problemi diversi, perché sono tutti quanti insieme. Per creare il gruppo devi essere molto, molto bravo, intelligente, paziente.
E quindi, avendo l'esperienza di mio padre, sapevo di dover comportarmi in una certa maniera, sia che giocassi che non giocassi, perché poi io reputo sempre quelli che non giocano i giocatori più importanti, perché nel momento di difficoltà sono loro che ti tengono a galla, e quindi hai sempre bisogno di loro, soprattutto in momenti di difficoltà, perché chi gioca solitamente non ha bisogno della pacca sulla spalla, chi non gioca sì, perché deve essere stimolato, deve avere la voglia quando va in campo di dimostrare di meritare il posto titolare, con tutte queste cose, tutti questi equilibri che io ho avuto la fortuna di vivere con mio padre, quindi nel momento in cui sono diventato professionista mi sono attenuto a certe regole, cose che purtroppo non tutti fanno e talvolta creano problemi a un gruppo, non dico tanto all'allenatore, ma a un gruppo, a una società, a un club. La tua prima esperienza all'estero, cioè hai detto prima, è stato Liverpool, l'Everton. Che cosa ti è rimasto di quell'esperienza, di questa contaminazione evidentemente di stili, di pensieri, di concetti, non solo calcistici, ma anche proprio di vita? Molto bella, faticosa, perché eravamo giovani, sì, io che mia moglie e mio figlio, 8 mesi da soli, partire così. Non nego che sarei rimasto volentieri a Perugia, perché avevo vinto il campionato, ero tornato a Perugia, ero retrocesso. Poi mi ero messo in testa di lasciare il Perugia, dove l'avevo trovato, quindi in Serie A, e ci riuscimmo, vincemmo lo spareggio e poi mi vendettero al Liverpool. Quando io dissi rimango qua, ero il capitano, ho detto, ero quello che magari in quel momento guadagnava di meno, però dissi facciamo in modo che sono contento, e magari dici no, devi andare, e quindi armi e bagagli e si parte per Liverpool, dove non nego firmai sotto pressione di mia moglie, perché sennò ci cambia la vita. Effettivamente ci cambiò la vita in quella circostanza, sapendo che probabilmente allora avrei perso l'opportunità di andare in nazionale, ed è stato il vero motivo per la quale sono rientrato in Italia, per poter inseguire un sogno che poi si è avverato. Quindi di quell'esperienza ricordo tutto, ricordo un allenatore che purtroppo non c'è più, Walter Smith, che amava l'Italia, andava sempre in tiro al ciocco con tutte le sue squadre, lui era scozzese. Quindi quello fu molto d'aiuto, il fatto che amasse gli italiani, perché con me si comportò veramente come un padre, e quando vai all'estero avere una figura del genere che ti stima, al di là del giocatore, anche come uomo, ti aiuta tantissimo nell'ambientamento, secondo me. Non è scontato. Tu hai avuto sempre uno stile forte, viscerale, molto, molto diretto, che sono le tue caratteristiche. Questo tuo modo italiano, chiamiamolo così, di stare in campo, hai avuto la percezione che venisse compreso anche all'estero? Tutti dicevano che era la mia caratteristica, avevo le caratteristiche adatte per poter giocare nella Premier League, perché sappiamo tutti, allora soprattutto non era ancora evoluta come in questo momento. Adesso, prima, per male, le squadre che giocavano veramente in maniera latina, chiamano così, erano il West Ham, che giocava molto bene, e il Manchester, e l'Arsenal di Arsène Wenger. Le altre erano un po', quando giocavo con Wimbledon, spogliatoi piccoli, ma uscivano degli attaccanti che io in confronto ero un nano. E adesso invece il calcio anche inglese si è adattato molto alla filosofia dei Maresca, dei Guardiola, che sta portando frutti, direi. Arteta sta portando dei frutti incredibili, che è diventato campione del mondo, quindi anzi lo devo ringraziare, che ha un po' vendicato la sconfitta dell'Inter in Champions. A proposito di Inter, con l'Inter hai vinto tutto, hai vinto tantissimo, sei stato una bandiera del club nerazzurro, dopodiché c'è questo progetto, no? Che ti porta dall'altra parte del mondo, perché voli in India, e lì la cosa particolare è che tu sei diventato un punto di riferimento anche fuori dal campo, no? E quindi ti chiedo, che significato ha avuto per te quel progetto e questa immagine di un Marco Materazzi modello dentro e fuori dal campo? Bellissimo, perché ebbi l'opportunità di fare quello che avrei voluto intraprendere nella mia carriera, cioè il manager all'inglese, che avendolo vissuto era una cosa di particolare, perché avevi tantissime responsabilità, un budget, però gestendo tutto avevi la possibilità di salvare anche il budget al di là della vittoria. E io ci riuscii, perché vincemmo nel secondo tentativo. Il primo arrivai nella franchigia 10 giorni prima del ritiro, arriviamo un po', vincemmo la regular season, ma perdemmo lo spareggio, mi sembra la semifinale, con lo stesso risultato, che il regolamento era un po' così. L'anno dopo ebbi l'opportunità di gestire dall'inizio alla fine tutto il campionato. Non a caso portai gli indiani in ritiro a Perugia per 50 giorni, per appunto cercare di
di inculcare la cultura del lavoro, della preparazione, cosa che non ebbi l'opportunità di farlo l'anno prima per il tempo che incombeva e giocando dopo 10 giorni non avrei potuto. Invece l'anno dopo riuscimmo in questa missione non facile, perché riuscire a far capire loro che una squadra deve fare, non avevamo nemmeno il settore giovanile perché era una lega proprio, durava 3 mesi, non avere il settore giovanile, non avere niente e creare una squadra da niente, perché ogni anno cambiando i giocatori dovevi far sì che questo gruppo di ragazzi diventasse una squadra, e la soddisfazione nel vincere fu tantissima, perché nessuno probabilmente di questi ragazzi si aspettava di poter vincere, e quando fai un percorso dove 50 giorni di ritiro tutti i giorni insieme, fai gruppo, gli fai conoscere anche la cultura nostra italiana, perché un conto è andare là e un conto essere qui, sono due totalmente differenti, e penso che loro abbiano apprezzato anche questo, riuscire a invitare anche il presidente a passare dei giorni con noi in Italia, quindi quella penso sia stata forse non dico la vittoria più grande in quei 3 anni, però una grandissima soddisfazione. Mi offri un grande assist, detto che tu in carriera hai fatto più gol che assist, anche se i lanci lunghi ti vedevano particolarmente bene, e ti chiedo alla luce di questo, come è stato relazionarsi con culture così diverse e mettere a ragion comune anche la tua mentalità italiana in un gruppo che, ripeto, come sai, era formato appunto da persone con culture diverse? Sì, non è stato facile. Non nego che è stato molto più facile i primi 2 anni, ma non per aver vinto, perché io consideravo il terzo anno la squadra migliore che costruì in quegli anni, in quei 3 anni, in quel periodo. Avevo altri, ti racconto l'aneddoto, perché avevo altri 2 o 3 anni di contratto per la stessa lega. Il primo anno ebbi un pseudo interprete con me, il secondo era diventato un pseudo interprete, ma mi aiutava al draft, nel cercare quei 5 giocatori che, come sai, il regolamento mi imponeva indiani, quindi poteva essere di grande aiuto. Il terzo anno era diventato il consulente del presidente, e quindi quando un giocatore che portai io il primo anno mi disse: guarda, ma tu rimani qui, ma chi te l'ha detto? Non me l'ha detto Tizio. E io un po' già lì ho addressato le antenne, no? E forse qua il mio lavoro è finito, perché se da interprete diventa uomo il presidente vuol dire che già c'è qualcosa, si sta contaminando. Gli avevi fatto fare carriera tu, dai. Dopo l'ultima partita ho detto: ragazzi, non è più il mio posto, perché non ho la possibilità di gestire, di avere delle responsabilità, di pagare le conseguenze di alcune responsabilità, quindi grazie, arrivederci, è stata una grandissima esperienza, ci vediamo la prossima volta. Aver fatto però l'allenatore, perché alla fine hai fatto anche quello, no? Giustamente, allenatore calciatore, fuori dall'Italia, la scuola degli allenatori italiani è sempre una scuola riconosciuta in tutto il mondo, cioè ti sei sentito un po', lasciami passare questo termine, col petto gonfio, un po' di... È sempre un motivo d'orgoglio, no? Quando vai e riesci a imporre anche le tue idee e poi alla fine vinci anche, vuol dire che la scuola italiana, a parte che non sono io che decreto questo primato, ma è sotto gli occhi di tutti, basta vedere Ancelotti, Maresca, chiunque è andato all'estero, Conte, Sarri, hanno sempre vinto, quindi vuol dire che siamo veramente forti, e in quella circostanza io ebbi proprio la sensazione che il calcio italiano e gli allenatori erano seguiti anche da questo punto di vista. Vuol dire che anche se sono paesi completamente lontani dalla nostra mentalità, sono intelligenti e scalzi e furbi, che sanno dove andare a scegliere probabilmente. Marco, è innegabile che il calcio in questi anni è cambiato, no? C'è stata un po' l'evoluzione del calcio globale in tutto il mondo. Da calciatore prima e anche da allenatore poi, come vedi questa evoluzione del calcio e cosa pensi che il calcio italiano abbia dato a questo cambiamento? Cioè, ci sia ancora qualcosa del calcio italiano? Ma io penso che continui a dare, perché è vero che non partecipiamo a un mondiale da diversi anni, ma siamo anche stati campioni d'Europa nel frattempo, quindi qualcosa di buono c'è da lavorare, ma non è tanto il calcio italiano che è, tra virgolette, sparito dai radar. Il livello è sempre molto alto. Il problema è che le squadre più basse, diciamo, chiamiamole così, di un ranking più basso, sono cresciute tantissimo, quindi siamo noi che probabilmente ci dobbiamo adeguare a questo livellamento, perché oggigiorno, con tutto il rispetto, e fai anche fatica lì, dai, giocare a San Marino non vinci più 7, 8, 9 a 0, vinci 2 a 1, 3 a 1, questo non è perché le squadre forti sono calate di livello, è perché probabilmente è cresciuto anche
pur non avendo tantissima quantità di giocatori. Come bacino d'utenza, certo. Però, come vedi, immaginarsi mai che Malta pareggia contro una squadra dove niente è scontato e purtroppo bisogna adeguarsi, e spero che questa nuova ventata anche a livello di nazionale ci porti veramente a effettuare il mondiale. Da poco in America, tutti ci aspettano e io mi auguro di essere presente ambasciatore non solo per la FIFA ma per la Lega Serie A e per il calcio italiano. A proposito di ambasciatore, di ambassador del Made in Italy, c'è stato un momento nelle tue esperienze all'estero in cui ti sei sentito appunto ambasciatore del Made in Italy, banalmente per il modo di vestirti, che poi ci hai detto prima, per il cibo o per i valori che trasmettevi della cultura italiana? Io penso che noi italiani, soprattutto in Inghilterra, grazie anche ai campioni che sono stati prima di me, come ho detto prima, Zola, Vialli, Casiraghi, stesso Cudicini è stato tantissimi anni lì, che è stato forse il precursore, abbiamo fatto in modo che in Inghilterra ci vedessero come delle ispirazioni, no? Perché al di là del fatto dello stile di vita in campo calcistico, anche al di fuori, perché siamo sempre stati abbastanza impeccabili e ci piacevamo, no? Poter dire ok, siamo italiani, guardate come siamo stilosi, come siamo belli, come siamo anche acculturati, perché Vialli, ahimè, sappiamo tutti che testa avesse e che testa pensante avesse, quindi è stato sicuramente uno delle migliori icone italiane all'estero, quindi era solo un motivo d'orgoglio poter dare loro l'opportunità di spiarci, diciamo così, e noi magari di spiare loro a livello calcistico, agonistico, come vivono anche la partita, che sicuramente è differente dal calcio italiano, con la stessa passione, perché lì è vero, il lunedì è finito, ma poi il sabato, quando c'era il weekend, era una guerra sportiva senza esclusione di colpi. Quella è una cosa bellissima. Marco, l'Italia ha anche stile, ma rigore e cuore. Qual è secondo te il valore che ti sei portato dietro sempre nelle tue esperienze estere? Il cuore è la prima cosa, perché quando vai all'estero porti tutte le tue sicurezze, no? E la sicurezza ti fa andare poi in giro, non dico solo negli stadi, in giro a testa alta, quella penso che è impagabile, perché noi italiani siamo siamo un popolo non gigante, però che abbiamo tutto, abbiamo una mente che è aperta a tutto, e ogni cosa, anzi cerchiamo di assorbire le cose positive quando si va all'estero. Quella cosa pensiamo quelli che vanno, vedo un po' lo straniero che viene qui. Io ho mio figlio che studia in America da tanto tempo, mia figlia studia in America, loro vedono l'Europa come se parla su una sola lingua, non vedono c'è il francese, il tedesco, lo spagnolo, l'italiano, perché voi parlate? Sì, parliamo italiano, perché loro vedono l'Europa è l'Europa, come se fosse una lingua comune per tutti, e noi siamo piccoli, invece noi sappiamo quando andiamo in giro per il mondo le lingue che si parlano, le culture che hanno, e quindi il fatto di adattarsi, di adeguarsi a loro, questa è una cosa di noi italiani, e di questo ne vado veramente fiero. Penso che la diversità sia sempre un'occasione di crescita, laddove ovviamente ci sia apertura da questo punto di vista, e immagino che tu da queste esperienze, che sia stata Liverpool e l'Everton e l'India, ti sei portato a casa qualcosa che ti ha cambiato. Sì, sempre, perché vivere 3 mesi in India non è facile, però è bello anche tornarci. Ho avuto l'opportunità adesso con il programma di Lega Serie A, dove ci fa un po' fare da ambassador in giro per il mondo. Io non nego, sono andato in India, è venuta mia moglie con me, perché allora era venuto solo mio figlio, ho vissuto un'esperienza forte, perché è forte, però adesso siamo tornati a Delhi, io avevo un po', e vedere questo cambiamento mi ha rincuorato tantissimo, perché veramente sono cresciuti tanto, e questo fa sì che le culture che si intrecciano probabilmente aiutano anche loro a crescere come noi, magari che torniamo dopo, io ero stato nel 2014-2015, quindi 10 anni fa, che in 10 anni hanno fatto veramente uno step. Poi non sarà la nostra cultura, non sarà la nostra Italia,
però vedere questi cambiamenti fanno effetto e fanno ben sperare tantissimo. Assolutamente. In tutte queste esperienze c'è stato qualcosa che ti sei portato dietro che rappresentava sempre casa? Banalmente potrebbe essere anche un prodotto, ne so, la pasta piuttosto che... Ti dico, in Inghilterra sono partiti con i bauli, perché allora veramente c'era poco. Adesso il mondo è globalizzato, trovi tutto ovunque, magari non trovi la pasta tua preferita, trovi quella comune, comunque sempre buona. Ma anche il fatto di andare al ristorante, quando io ero arrivato a Liverpool mi ricordo andavamo al ristorante, c'era Olivier Dacour con me, che è un altro, lui è francese ma è un altro che è come noi, no? Ha una mente apertissima dove vuole sperimentare. Andavamo al ristorante, portavamo la minestrina per mio figlio, loro che facevano, la mettevano nell'acqua con tutta la pasta, l'acqua, e accendevano per farla bollire, non bolliva mai, perché con l'acqua... Allora noi vi abbiamo insegnato anche al nostro ristorante preferito, guarda, metti l'acqua, metti il sale, quando bolle butti, in 3 minuti è pronta, che la pasta di neonato, pensa. Allora, anche queste sono piccole cose magari che gli abbiamo insegnato, che sembrano semplici e scontate, invece allora per loro non lo erano. Allora, in 3 parole, il tuo essere, no? Il tuo aver vissuto il Made in Italy all'estero, ecco, come le racchiuderesti? Orgoglioso di aver fatto parte di una crescita anche per loro, penso, oltre che mia personale, creatività e sicuramente passione, che poi alla fine è quella che, al di là dei risultati ultimi della nostra nazionale, sono quelli che ci hanno portato poi a diventare campioni del mondo, perché quella nazionale era veramente passione pura e gente che era cresciuta nella strada, che ancora oggi purtroppo, ahimè, con questo mondo globalizzato si vede sempre di meno, ma io i Materazzi, i Gattuso che giocano in mezzo alla strada, a oggi ahimè non li vedo. Noi invece giocavamo in mezzo alla strada, siamo veramente venuti dal niente e siamo stati sul tetto del mondo. Ti chiudo con questo, visto che hai detto che hai tuo figlio che vive in America, anche tua figlia ha studiato lì, immaginandoti papà di giocatori italiani che vanno all'estero, che negli ultimi anni stanno diventando magari sempre di più, che cosa diresti ad un giovane italiano che parte per un'avventura all'estero? Che consiglio gli daresti? Ma io il consiglio, che sia all'estero che sia in Italia, di metterci sempre passione e di far sì che quel sogno di ogni bambino, perché quando la prima cosa che il primo giocattolo, penso per tanti è una palla, è un pallone, quindi hai sempre quel sogno che si alimenta man mano che va avanti, quello di poter diventare giocatore professionista, di poter giocare in nazionale, di poter giocare un mondiale, di poter giocare una finale, di vincerla. E quello talvolta, almeno io per esperienza, perché sono uno che ha 21 anni ancora girava nei campi di periferia non professionista, è stata la cosa che più mi ha spinto sempre un gradino più in alto per poi poter arrivare a quello che ho fatto. Ci vuole tanta fortuna, ma io penso che la passione, l'abnegazione, la concentrazione, la volontà va oltre anche tante volte alla tecnica. Il calcio è stato il loro linguaggio, ma l'identità italiana che hanno portato davvero in giro per il mondo a fare la differenza. In ogni spogliatoio, in ogni città, in ogni gesto, hanno lasciato un segno fatto di stile, di passione e di rispetto. Perché il Made in Italy non è solo un'etichetta, ma è un modo di essere che si riconosce ovunque. E attraverso le loro storie, quella di oggi, quella di Marco Materazzi, ci ricordano che rappresentare l'Italia significa viverla anche quando si è lontani. Marco, grazie davvero. Grazie a voi.